Se ti dicessi che esistono diversi tipi di acqua, mi crederesti? E che esistono momenti ideali per berla? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono. Se invece sei nuovo su questo canale, allora mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito. E oggi ti illustrerò meglio che posso le informazioni che quotidianamente non analizziamo quando beviamo un bicchiere di acqua. Vedremo insieme come scegliere la tipologia di acqua migliore per noi e come sfruttarne al meglio le sue proprietà. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Iniziamo col dire che, come solito, il mio consiglio è quello di leggere l'etichetta. Ogni singolo alimento confezionato che ingerisci ha un'etichetta nutrizionale che riporta tutto quello che bisogna conoscere e ricordati, non sbaglia. Sull'etichetta della bottiglia di acqua trovi la denominazione legale acqua minerale naturale, eventualmente integrata con altre informazioni come ad esempio aggiunta di anidride carbonica o effervescente naturale. Poi trovi il nome commerciale dell'acqua, il nome e il luogo dove si trova la sorgente e infine le eventuali indicazioni per l'uso. La scritta microbiologicamente pura garantisce che l'acqua non contenga alcun microrganismo pericoloso. La dicitura analisi chimica e chimico-fisica segnala il luogo dove queste analisi vengono eseguite e i risultati delle stesse. Alcuni di questi risultati sono importanti per valutare caratteristiche e qualità dell'acqua. Scopriamo insieme i punti più importanti. Punto 1. Le sostanze disciolte segnalano i sali minerali presenti nell'acqua e la percentuale in bottiglia. Punto 2. Il pH è il parametro che esprime il grado di alcalinità o acidità dell'acqua. Se è inferiore a 7 l'acqua è acida, se è a 7 è neutra, mentre se è oltre l'acqua è alcalina. Le acque acide sono indicate per chi ha problemi digestivi, mentre le acque alcaline servono a riequilibrare un'eccessiva acidità dello stomaco. Punto 3. La temperatura indicata in gradi centigradi è quella di imbottigliamento. Punto 4. Il termine minimo di conservazione indica quando può essere conservata l'acqua nel contenitore in cui viene acquistata. Generalmente per le acque in bottiglia di vetro la durata è di 24 mesi, mentre per quelle di plastica è di 18. Punto 5. La durezza espressa in gradi francesi, il simbolo F. Indica il valore del calcare presente nell'acqua. Più è elevato e più l'acqua è calcarea. L'ultimo punto, il 6, ma che reputo fondamentale, è il residuo fisso. È importante spiegare brevemente in ambito nutrizionale cosa sia il residuo fisso. Esso è un principio specificatamente utilizzato per catalogare le acque minerali o più ampiamente le acque potabili. Indica la quantità di minerali che restano depositati dopo l'evaporazione di un litro d'acqua a 180 gradi centigradi. È stabilito in milligrammi su litro e questa è la prima voce da controllare per capire se l'acqua è adatta ai propri bisogni. Il residuo fisso contiene alcuni solidi disciolti e naturalmente presenti nell'acqua, che derivano dagli agenti atmosferici e dalla dissoluzione di rocce e terreni. Le sostanze più comunemente individuate nel residuo fisso sono calcio, fosfati, nitrati, sodio, potassio, cloruro, che fanno parte del drenaggio nutrizionale del terreno, del deflusso generale delle acque piovane e del deflusso originato dallo scioglimento delle nevi trattate con sale. Le fonti primarie dei solidi che costituiscono il residuo fisso nell'acqua sono deflusso agricolo residenziale, inclusi i pesticidi, e questo interessa le falde acquifere sotterranee. Scarichi inquinanti e liquami da impianti industriali o di trattamento delle acque reflue. Riguarda anche i corsi d'acqua superficiali. 3. Argilla delle acque sorgive di montagna. Detto questo, è necessario sapere che ogni acqua minerale ha una composizione diversa in base al suo contenuto di sali minerali e alla loro quantità. Per individuare quella più adatta al nostro organismo, fra i tanti marchi che esistono in commercio, è importante conoscere le sue caratteristiche e le sue proprietà. Altrettanto fondamentale poi è saper leggere l'etichetta sulla bottiglia, che rappresenta una guida preziosa per scegliere al meglio.
Esistono infatti alcune tipologie diverse di acque che posso riassumerti brevemente così. Acque minimamente mineralizzate, questo quando il residuo fisso è inferiore a 50 mg al litro. Sono acque leggere, cioè con un basso contenuto di sali minerali, che stimolano la diuresi e non affaticano i reni, ideali per il consumo quotidiano e per i neonati. Grazie alla scarsa presenza di sodio sono adatte anche in caso di dieta. Acque oligominerali, queste quando il residuo fisso è inferiore a 500 mg su litro. Sono le più diffuse, perfette per la tavola, svolgono un'ottima azione diuretica, sono indicate anche in caso di pressione alta e per depurare l'organismo perché contengono poco sodio, che causa ipertensione e trattiene liquidi e scorie nei tessuti. Acque mediamente minerali, questo quando il residuo fisso è compreso tra 500 e 1500 mg su litro. Contengono sali in percentuale considerevole e vanno bevute alternandole con acque più leggere. Hanno un'elevata capacità di reintegrare i liquidi e i minerali persi con la sudorazione, quindi sono consigliate per gli sportivi durante l'attività fisica o anche in estate. Acque fortemente minerali, questo quando il residuo fisso è oltre 1500 mg su litro. Sono acque molto ricche di sali da bere a scopo terapeutico e sotto controllo medico. Dopo averti elencato le varie tipologie, giungiamo ad un punto per nulla scontato, sul quale forse molti di noi non hanno mai ragionato. Quando e come si dovrebbe bere? La quantità di acqua eliminata ogni giorno varia in base all'attività fisica, all'alimentazione e al clima. La regola generale per chi conduce una vita normale è bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Ma come abbiamo detto prima, il tutto può variare in base anche all'alimentazione, alla struttura di una persona e altri fattori. Consideriamo che con un'introduzione idonea di frutta e verdura, 1 litro circa verrà fornito dagli alimenti stessi. Ricordiamo che frutta e verdura contengono in media il 70-80% di acqua. Bere in abbondanza, inoltre, consente di regolare la temperatura corporea, migliora la funzionalità renale, purifica l'organismo e favorisce lo smaltimento delle scorie, a vantaggio anche della linea. Perché se è vero che l'acqua di per sé non fa dimagrire, è altrettanto certo che per perdere peso occorre berne molta, in modo da liberarsi facilmente da tossine e gonfiori. La regola consigliata da molti nutrizionisti è bere spesso a piccole dosi anche quando non si ha sete. Meglio bere acqua a temperatura ambiente, mai fredda e mai troppo rapidamente, per scongiurare il rischio di congestioni. Per facilitarne l'assunzione è consigliabile tenere a portata di mano una bottiglia di acqua e bere un sorso ogni tanto. Hai difficoltà a bere abbastanza? Dosa l'acqua secondo uno schema prestabilito finché possa diventare una buona abitudine. Se vuoi dargli un po' di sapore, potresti aggiungere per esempio del limone, di cui ho illustrato i benefici nel video che ti lascio qui sopra in descrizione. Ti illustro come potresti bere durante la giornata, raccontandoti quello che faccio io quotidianamente. Un bicchiere appena sveglio, magari con aggiunta appunto di limone, uno a metà mattina, poco prima dello spuntino, uno circa 30 minuti prima di pranzo, uno a pranzo solo se il pranzo è asciutto. Io per esempio non bevo mai ai pasti. Ora ripeto lo stesso nella seconda parte della giornata, ovvero uno a metà pomeriggio, poco prima della merenda, uno circa 30 minuti prima di cena e uno a cena solo se la cena è asciutta. È importante anche non bere almeno 2 ore prima di andare a letto per non rovinare la digestione. Ad esempio, il mio ultimo bicchiere d'acqua durante le mie giornate è sempre quello che bevo 30 minuti prima di cena. Ho notato enormi miglioramenti con questo semplice accorgimento. Come accennavo prima, bisognerebbe prestare attenzione a bere eccessivamente durante i pasti, perché troppa acqua, si parla di superare i 2 bicchieri, può interferire con la digestione. Se vuoi approfondire questo discorso, trovi altri piccoli dettagli in questo video che ti metto qui sopra. Infatti di questo particolare accorgimento ne ho parlato nel video inerente alla fase 3 che io e mio padre abbiamo affrontato insieme per portarlo a perdere 18 kg in 4 mesi. Questi consigli sono validi anche per chi sta seguendo una dieta dimagrante. Diversi nutrizionisti affermano che bere 1 o anche 2 bicchieri d'acqua mezz'ora prima di mangiare riempia lo stomaco e aumenti il senso di sazietà.
quindi può davvero aiutare a tenere sotto controllo l'appetito. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Ci vediamo al prossimo video!